Benvenuti ad Aromanche. Chissà se sarà stata questa la frase con quale i francesi salutarono gli alleati il 6 giugno 1944. Questo episodio sarà interamente dedicato allo sbarco in Normandia, conosciuto anche come D-Day. Pur essendo trascorsi oltre 80 anni dallo sbarco e nonostante il susseguirsi di diverse generazioni, ad ogni passo si respira un'area di profonda gratitudine per la pace che ha portato, senza mai dimenticarsi il prezzo pagato per quella pace. Per quanto può sembrare soltanto uno dei tantissimi video dei nostri viaggi, per noi, che abbiamo dietro le spalle una guerra, ha un significato diverso. A questo punto ci aviamo verso le terre e soprattutto spiagge dello sbarco, sperando che ci farete compagnia. E lasciamo confluire e andiamo verso la nostra prossima meta evitando le autostrade. Ma se avete un po' di tempo, rimanete un po' qua in zona, perché ci sono dei paesini che vale la pena veramente di visitare. Noi l'abbiamo già fatto l'ultima volta. Per la maggior parte del tempo le strade erano soltanto nostre, pure il paesaggio. Poi abbiamo fatto un piccolo pezzo di autostrada gratuito, in quanto non esiste una valida alternativa. Bravi francesi! Stiamo arrivando sulle spiagge dello sbarco, ma stiamo attraversando questi paesini che erano investiti in pieno dopo lo sbarco. Quasi tutto entroterra normanno era raso al suolo dei combattimenti, soprattutto i luoghi dietro le 5 spiagge. E qualche clip la vedremo nel Cinema 360 ad Aromanche. Poi in mezzo al nulla spunta qualche cattedrale che avresti voglia di visitare, e così prendiamo nota per la prossima volta. Questo è il boulevard del generale Montgomery. Ed eccoci finalmente arrivati. Benvenuti ad Aromanche. Sì, lo sappiamo, Aromanche non fu il primo punto dello sbarco. Prima di qui i ranger americani scalarono le scogliere di Pointe du Hoc e i soldati arrivavano sulle spiagge Utah, Omaha, Gold, Juneau e Sword. Noi iniziamo da qua, perché è qua che ci ha portato alla strada, è qua che iniziamo a raccontare, magari stando attenti dove mettiamo i piedi. Intanto incominciamo da questo bel vedere panoramico, poi magari ci spostiamo in un punto meno pericoloso. È pieno di uccellini che si stanno cibando. Aromanche è un piccolo paese sulle coste francesi. Qua nel 1944 gli alleati costruiscono un porto gigantesco per far sbarcare uomini, mezzi e carburante. Insomma, qua si è scritta la storia. Poi qui nel punto d'osservazione trovate tutte le spiegazioni. Aromanche non fu scelta a caso, perché qui la costa è piatta, maree prevedibili e c'erano poche difese tedesche, non pensavano che potessero sbarcare qua. E poi si trova tra Gold e Omaha Beach, praticamente nel centro dell'azione, il posto ideale per rifornire le truppe. E questo è il ponte artificiale. Unendo più pezzi riuscivano a costruire ponti lunghissimi. È pieno delle immagini autentiche. Questo porto qua si chiamava o si chiama Mulberry B, dove B sta per British, perché pochi lo sanno che c'era anche Mulberry A, che è stato costruito su Omaha Beach. Quello era degli americani, infatti Mulberry A americani, però è stato spazzato via dalle maree in pochissimi giorni. E questo faceva parte del comitato di benvenuto e ovviamente puntava verso il mare. Ora andiamo al cinema. Siamo appena usciti dal cinema, è un cinema 360, cioè ha 9 schermi in cerchio e potete guardare in qualsiasi direzione, ma la cosa importante è cosa trasmettono. Sono tutti filmati, anche immagini vecchie, ristrutturate al massimo delle possibilità, ed è stato creato un film talmente immersivo sui 100 giorni della battaglia della Normandia che è potentissimo, cioè questo film dovrebbe essere proiettato nelle scuole. Quando avete vissuto la guerra o l'avete sentita sulle vostre spalle come noi, è difficile parlare di certe cose. Io ho provato a fare qualche ripresa, non so se sono riuscito. Vedremo. Proveremo a montarvi qualcosa. E poi appunto nel film si parla dei 100 giorni della battaglia di Normandia, quella che ha portato gli alleati fino a Parigi, e da lì sono partiti a liberare Europa. Perché quando si parla dello sbarco in Normandia, il pensiero di molti si ferma su 6 giugno o poco più in là, invece è molto di più. E adesso scendiamo in spiaggia.
Anche un carro armato appena uscito da carrozzeria. Ma che scorci! Ho creato questo pratico punto d'osservazione per vedere questo componente, questo pezzo della strada galleggiante con una mini ruspa sopra, mini insomma. Queste strade galleggianti in inglese si chiamavano whale, le balene, infatti trasportavano di tutto. Ed è arrivata anche la marea. E alghe come sempre hanno un ottimo profumo. Ah, sì. Che dici? Ma c'è giusto qualche tonnellata per metro quadro. Dopo tanti anni eccoci di nuovo qua. E guardando verso il mare si vedono ancora tantissimi blocchi di cemento. Praticamente fungevano da frangiflutti, ma anche per attraccare le navi e salvarono la spiaggia dalle maree, cioè salvarono il porto. Potrebbero anche sembrare un'installazione dell'arte moderna. E Churchill disse: se non possiamo costruirci un porto dobbiamo portarcelo dietro, e così fecero. I pezzi per assemblati in Inghilterra furono trasportati via mare qua e assemblati. E alcuni pezzi originali li possiamo vedere ancora qua sulla spiaggia. Possiamo vedere ad occhio come sta. Guarda, guarda, questo non è onda, è proprio la marea. Sì. Pazzesco. Sulle fotografie dell'epoca che si trovano all'ingresso del Cinema 360 e appunto durante la visione del film è possibile capire l'immensità del porto. In meno di 2 settimane il Mulberry Bee scaricava oltre 9.000 tonnellate di materiale al giorno. Era fatto di blocchi di cemento galleggianti, Phoenix, strade flottanti, whale e frangiflutti composti da vecchie navi affondate apposta, Gooseberries. Un'opera di ingegneria folle e geniale e ancora oggi visivamente potentissima. Arromanches è uno di pochi, se non unico posto legato allo sbarco in Normandia, dove la guerra non si vede nei combattimenti, ma nell'opera dell'ingegneria. E io so già che qui ci ritornerò, ma ci ritornerò soprattutto per stare un giorno insieme ai gabbiani. Che posso fare? Sono troppo divertenti, io li adoro. Ci sono i cimmelli di guerra ovunque. E questi sono tutti pezzi del Mulberry. Il paese è piccolino con le sue casettine bianche, ad ogni angolo potete trovare le bandiere, lapidi o le statue che vi ricordano la sua storia. La nostra prossima destinazione è a meno di 10 km e non ci aspettavamo nulla di particolare dalla strada che ci attendeva. Invece ci imbattiamo in un altro spettacolo, piccoli villaggi normanni. E siamo arrivati a Lons-sur-Mer. La batteria di Lons-sur-Mer, una delle meglio conservate lungo la costa normanna, faceva parte del Vallo Atlantico. Era dotata di grossi cannoni tedeschi puntati verso il mare, pronti a colpire le navi alleate in caso di sbarco. Subito arriviamo al primo bunker, però questo è stato tutto sfondato. Ma qui si vedono ancora un po' di pezzi di ferraglia. Ma guarda questo qua! Ma dai, ma questo è un pezzo di canone. Sì, si vede anche la spirale dentro. Sì, ma sembra che l'altro pezzo è qua. Vabbè, questo qua è pieno di terra, quindi non si è, però, vabbè, ormai. Qui ci sono ancora 4 bunker, ma ben mimetizzati nel paesaggio. E ancora oggi cercano di conquistarle. Come si può anche vedere, sono fatti in cemento armato, ma questi muri sono spessi anche 2 metri. E qui abbiamo ancora il cannone originale tedesco da 150 mm. Non hanno nemmeno turato la canna. Ma da questa canna, dai suoi colori, si può ben vedere che adesso la gente lo utilizza soprattutto per cavalcare, perché qua è bello liscio. Comunque è piuttosto raro vedere le postazioni tedesche così ben conservate. Qui si vedono praticamente tutti gli ingranaggi, come si muoveva questo canone destra-sinistra, e qua si anche vede come si muoveva sopra-sotto, cioè si cambiava l'inclinazione. E qua per fortuna adesso c'è soltanto un po' di carta. Dai, vieni a vedere che si può entrare dentro. Sì, capitano coraggioso, arrivo. Qui hanno chiuso la porta, diciamo che è la stanza come da questa parte, solo che questa è stata sfondata e si vede che probabilmente una stanza dove i soldati riposavano. E da qua scappavano. E l'ingresso posteriore. Adesso dall'ingresso posteriore possiamo anche salire su. Credo di sì, non sono sicura.
Sì, la gente scavalca per arrivare su, ma non è che c'è bisogno, si vede anche così. E da qua possiamo anche vedere la distanza che c'era dal mare, che per un canone così la distanza è inesistente. E lì già abbiamo la terza casamatta. Ma questo canone è un po' più minaccioso. E subito dopo c'è anche la quarta. Per fortuna è soltanto la storia. Ma queste batterie dovevano essere assolutamente distrutte e le hanno prima osservate e poi bombardate per 3 giorni praticamente. Per fortuna le navi che erano qui davanti avevano canoni doppio, 350 mm, e dopo qualche centinaia di colpi esplosi sono riusciti finalmente a distruggerle, e questi soldati alla fine si sono arresi, più che distruggerle, danneggiarle. E ora andiamo verso la scogliera per vedere dove sparavano. Subito qua accanto alla scogliera troviamo questa buca dove c'era un mortaio da 80 mm. E come abbiamo visto le casematte sono lì a 300 metri. Mentre qua c'è il centro di comando. Beh, soltanto nel caso qualcuno si avesse chiesto ma come facevano a sapere dove sparare? Ma guarda che roba! Qua ovviamente vediamo soltanto la parte superiore. Purtroppo non si può entrare, però si riesce a intravedere quanto era profondo, con i punti di osservazione verso il mare. Ma perché era importante, così importante, distruggere subito queste batterie? Ma perché siamo a 4-5 km di linea d'aria da Romanche e con queste batterie funzionanti qui non si poteva costruire un porto. Il Vallo Atlantico era un muro di difesa nazista che correva da Norvegia alla Spagna, bunker, mine, filo spinato, tutto pensato per prevenire lo sbarco degli alleati. Però si vede che quel muro non era poi così invalicabile. In questo posto non ci sono tornelli, biglietterie, pure il parcheggio è libero, perché è un museo al cielo aperto, c'è soltanto il rumore del vento. Adesso andiamo a uno dei punti più importanti dello sbarco. Percorrendo le strade normanne vi imbatterete in una miriade di musei dedicati alla Seconda Guerra Mondiale. Questo tragitto è brevissimo e in meno di mezz'ora siamo arrivati alla destinazione, appena prima della chiusura. E siamo arrivati a Colville, territorio americano in Normandia. Il cimitero si trova in una posizione stupenda. Già 2 giorni dopo lo sbarco, 8 giugno, fu creato il primo cimitero americano, per forza delle cose, però a Saint-Laurent-sur-Mer. Invece, dopo la guerra, fu scelto il Colville come la destinazione definitiva. Questo terreno è stato donato dalla Francia agli Stati Uniti come segno di gratitudine. Qua riposano più di 9.000 soldati americani che persero la loro vita durante lo sbarco e durante la battaglia di Normandia. File perfette di croci bianche si estendono a perdita d'occhio, ognuna con un nome, una storia, un'età, spesso troppo giovane. Quando siamo stati l'ultima volta ho fatto un po' di foto e ho fatto la foto di un nome su una croce. Dopo un po' l'ho cancellata perché mi sembrava di fare torto a tutti gli altri. Può sembrare scontato dirlo, ma ovunque siamo stati abbiamo cercato di trovare un po' di silenzio per registrare. Invece qua purtroppo c'è il vento, così il silenzio non si sente. Oh, ma veramente c'è tantissima gente, ma c'è anche tantissimo silenzio, c'è un rispetto assurdo verso queste persone.
È stato veramente emozionante, ma soprattutto per quello cosa rappresenta quella bandiera, cioè chi rappresenta. Statua in bronzo rappresenta lo spirito della gioventù americana che sale verso l'eternità. Però questa cosa è interessantissima. Qui c'è la mappa dello sbarco ed è enorme. Magari faccio una foto. Su questi muri si trovano i nomi di tutti i soldati dispersi. Ma io vedo uno che potrebbe essere addirittura croato, di origini Turkovic. Un muro con le lastre di marmo separate da foglie di aloro, ogni iscrizione con nome, grado, unità e stato di origine. Il ricordo collettivo per chi non ha una tomba. Colleville non è una tappa da visto e via, qui non si racconta la guerra, si racconta chi non è tornato. E senza il sacrificio di questi 9.000 soldati, noi oggi avremmo parlato tutti tedesco, oppure il russo. E laggiù c'è Omaha Beach, che andiamo a visitare più tardi. E vista la posizione di cimitero sopra Omaha Beach, si può dire che loro sono ancora qua a vegliare sulla nostra libertà. Per arrivare a Omaha Beach costeggiamo un altro museo e poi scendiamo la collina lungo una strada che, con ogni probabilità, è rimasta immutata dal 1944. E anche se piove volevo prendermi un caffè qui su Omaha Beach. Ma come mai Omaha Beach in Francia? Ma ci sono altre 4 spiagge, Gold, Juno, Utah e Sword. 5 spiagge, 5 codici, un'operazione, Overlord. E un'unica data della quale stiamo parlando tutto il giorno, 6 giugno 1944, conosciuta anche come D-Day. Omaha non è soltanto il nome di una spiaggia, qua si è svolta la battaglia più dura e più sanguinosa. Su 6 chilometri di spiaggia tantissimi soldati americani qua trovarono la morte. Ma appena arrivi su Omaha Beach, quello che ti viene subito in mente è il Tom Hanks in versione guerra. Se avete visto Salvate il soldato Ryan sapete di cosa sto parlando. Ma poi arrivi qua e cosa trovi? Le famiglie che passeggiano, i cani con i loro amici a 2 zampe, ma subito dopo ti rendi conto dove sei. Che sei in uno dei luoghi più iconici dello sbarco. Ti sei messo pure la camicia, ma sei leggermente spettinato. Al centro della spiaggia si trova questa scultura moderna fatta tutta in acciaio. Ci sono 3 gruppi: coraggio, fratellanza e libertà. Sembra dicono: siamo qua, abbiamo resistito, abbiamo combattuto per qualcosa di grande. Omaha oggi è una spiaggia come tante, ma ogni granello di sabbia qua ha una storia troppo grande da ignorare. E qui, come in Irlanda, il meteo cambia ogni millisecondo. È vero. E ora, anche se dovesse diluviare, andiamo verso l'ultimo punto, grazie al quale lo sbarco è riuscito. E salutiamo Omaha Beach. Ti ricordi l'ultima volta lungo tutta questa strada di diversi chilometri non c'era un posto da parcheggiare? Beh, per forza, era agosto. Stai barando, stai finendo il caffè dentro il camper. Forse ci siamo persi un dettaglio fondamentale, il motivo per cui i tedeschi riuscivano a mantenere le loro posizioni e a dominare la spiaggia per così tanto tempo. La risposta è semplice, erano posizionati sopra la collina che sovrasta la spiaggia stessa. Non siamo ancora arrivati sulla spiaggia, ma già troviamo i crateri, quelli autentici. E questi qua li hanno provocati bombardamenti alleati, quelli preventivi. Si capisce che buca è. Perché ancora prima di iniziare lo sbarco, alleati incominciarono a bombardare per giorni e giorni. A questo punto per i tedeschi era chiaro che lo sbarco sarebbe avvenuto, non sapevano dove, però questa è un'altra storia. Ora stai attenta che sto facendo annuncio, uno di quegli annunci che ci sono sempre nei nostri video e che poi si avverano. A questo punto racconteremo anche un pezzettino di quella storia, magari l'anno prossimo o chissà quando prenderemo il traghetto non più a Calais ma a Dunkirk, non Dunkirk, per andare verso Inghilterra. E stiamo arrivando. La strada sono riusciti anche a raddrizzare abbastanza bene considerando i crateri. Ebbene sì, l'ultima volta siamo entrati qua.
Si hanno recintato tutto perché la scogliera è in erosione. Sono tutti chiusi. Anche qua purtroppo è chiuso. Ci troviamo a Point du Hoc, punto strategico, 30 metri di scogliera sopra l'oceano, ma da qua i tedeschi controllavano sia Omaha che Utah Beach e potevano fermare lo sbarco ancora prima che iniziasse. Per questo gli alleati decisero di inviare le truppe d'élite, i Ranger, i quali 6 giugno 1944 si arrampicavano su queste scogliere sotto costante fuoco nemico. La missione era suicida, ma alla fine ce l'hanno fatta. Ma qui arriva la beffa, i cannoni erano stati spostati, ma nonostante tutto loro tennero la posizione per 2 giorni e l'operazione Overlord ebbe inizio. Purtroppo neanche metà di loro tornò a casa. Questo è ingresso nel bunker che abbiamo visto prima, purtroppo adesso è chiuso, non so se per l'orario o perché l'hanno chiuso come un po' tutto quanto per i problemi di erosione. Sopra il bunker si trova un monumento semplice dedicato ai Ranger, un obelisco appuntito come la loro baionetta, dedicato a tutti quegli 225 uomini dei quali soltanto 90 tornarono indietro. Dopo 80 anni qui non è cambiato niente, è tutto ancora pieno dei crateri e dei bunker, diciamo così, mezzi crollati. Ma anche una bella parte dei bunker è ancora nascosta nell'erba e non si può più nemmeno arrivare. Ma ci credi che adesso che abbiamo finito sta uscendo il sole? Cosa ti sei messa? Il vento mi dà troppo fastidio. E con questa notizia bomba ci spostiamo nella prossima tappa. No, ma adesso veramente, cioè immaginatevi, sono 4-5 pullman, 200 uomini che vengono buttati dal mare contro una scogliera dove sopra sono con dei mitra, con dei canoni e loro vanno a conquistarla. Come nel Medioevo, quando si prendevano le scale, si appoggiavano al muro sopra magari un canale e salivano sui castelli e alla fine li conquistavano ogni tanto. Eccoci soli soletti, abbiamo fatto tardi. A questo punto ci dirigiamo verso l'ultima tappa del nostro viaggio legato allo sbarco in Normandia, attraverso le strade che ci ricordano la nostra amatissima Irlanda. A quest'ora ormai doveva esserci il sole, ma ci troviamo in Normandia, Sainte-Mère-Église, un paese tranquillo diventato famoso in tutto il mondo. E tutto per una scena che sembra un film, ma è successo davvero. Un paracadutista americano è atterrato in pieno centro, sul tetto della chiesa. Era la notte del 6 giugno 1944 e controllare questa cittadina era importantissimo, così si bloccavano i movimenti dei tedeschi verso le spiagge. I paracadutisti dell'82esima divisione atterrarono un po' ovunque, tranne uno che finì sul campanile della chiesa. E così nasce la leggenda di John Steele. E qui nella piazza della chiesa troviamo anche la statua di Eisenhower. Ma c'è un'altra cosa che sembra piccola e insignificante che si trova sempre qui nella piazza della chiesa. C'è un pannello informativo con la storia del soldato. Oh. Ma non ci credo! Ma su uno così ci costruirei camper subito! Quasi nessuno si domanda come mai John Steele non venne ucciso quando rimase appeso al campanile, perché il paese era occupato dai tedeschi. Dice sì, è rimasto lì, faceva finta di essere morto fino al mattino, poi l'hanno arrestato. In realtà la storia andò in modo completamente diverso. Quando John Steele atterrò c'erano 2 tedeschi di guardia e uno disse all'altro uccidilo e l'altro si rifiutò perché erano in un luogo sacro, così lo arrestarono. Bellissima la chiesa. Però lui scappò in Olanda, dopo raggiunse la sua divisione e andò addirittura a combattere in Belgio e in Germania e nel settembre del 1945 tornò negli Stati Uniti. E finché era in vita, fino al 1969, venne qua varie volte a celebrare D-Day, perché qua era ed è ancora un mito. La sua storia mi ha affascinato da sempre, ma non ho capito una cosa, se era più fortunato, coraggioso o pazzo. Siamo in un tipico piccolo paese normanno.
Il paese è piccolo ma curatissimo, ci sono le bandiere di tutti i paesi, comprese quelle tedesche, le vetrine sono piene di memorabilia, insomma ogni dettaglio qua ti riporta nel 44. 6-7 giugno, la città era così e la stavano già ristrutturando. Insomma, ristrutturando, stavano riparando le linee telefoniche. Questa città è stata la prima città francese liberata dal cielo. Anche l'ultima volta siamo stati qua di domenica, però era tutto chiuso, si vede che hanno cambiato un po' le abitudini. Mi sono accorto che stiamo passando davanti a un gift shop, andiamo a vedere cosa c'è. Ci sono anche le birre di Day. Beh, comunque c'è un sacco di magliette, una ventina di euro. Vediamo questa? Sì. Vai, comincia a far caldo, bisogna spogliarsi e andiamo a comprare il pane. C'est bon. Ok, merci. Au revoir. Qui davanti a chiesa c'è un'altra cosa interessante. Da questa parte fanno il pollo con le patate. Che bel spiedo, ma che profumo! Invece dall'altra parte sempre le patate e c'è qualcos'altro qua. Cosa abbiamo deciso? Era troppo invitante. No, prendiamo le salsicce perché il resto è tutto enorme, cioè tipo ci sono pezzi di agnello così o la porchetta. Andiamo per la salsiccia. Abbiamo preso una grande baguette, la stiamo spezzando per infilarci dentro questa salsicciona. Salsiccia non era malvagia, ma era piena di sugo, acqua, non lo so. E questo è il risultato. Però conoscendomi ce l'abbiamo sempre spray contro le macchine nel camper. E per la cronaca 2 salsicce 7 euro. E qui sopra questa bellissima casa che è un bar c'è un soldato. Per qui nel centro c'è anche Airborne Museum. Dentro trovate anche un intero C-47 Dakota. E anche questo carro armato. Questo è uno dei pezzi originali. Penso che possiamo concludere qua questo episodio. O perlomeno la parte che riguarda D-Day. Per quanto tu possa raccontarlo, filmarlo, fotografarlo, certe emozioni si colgono soltanto venendo qua. Lasciamo questi luoghi, ma portiamo con noi una certezza. Tutti dovrebbero visitarli almeno una volta nella vita. Qui si percepisce ancora il valore della libertà. Ora ci dirigiamo verso un luogo sacro, ultima tappa normanna, Mont Saint-Michel, visitato anche di notte e completamente privo di turisti. E dopo un luogo sacro ci spostiamo verso uno profano, Saint-Malo, la prima tappa brettone. Rimanete con noi. E alla prossima!